Ciao a tutti! In questo video vi farò vedere come ottenere peperoncini freschi e croccanti per tutto l'anno. Ci sono 3 regole da seguire. Prima cosa da fare: dobbiamo pulire bene il vaso o valutare di comprarne uno nuovo, pulire bene le radici e eventualmente valutare di fare un trattamento, potare un pochino la pianta e sostituire il terriccio con uno nuovo. La seconda cosa da fare è trovare un posto bello luminoso in casa dove posizionare la nostra piantina, meglio se vicino a una finestra che guarda verso sud. E infine la terza cosa da fare è mettere la piantina lontano da fonti di calore, quindi deve stare lontana da radiatori, deve stare lontana da riscaldamenti vari. Se avete le serpentine, l'unica cosa da fare è sollevare da terra la piantina con qualcosa di isolante. Si trovano in commercio dei pezzi di polistirolo, delle lastre alte 1-2 cm, va benissimo perché il polistirolo è isolante. Ne prendete un pezzettino, lo mettete sotto al vaso e siete a posto. Allora, seguitemi che vi faccio vedere tutto il procedimento. Prendiamo un vaso nuovo, oppure puliamo per bene quello che già abbiamo perché non vogliamo portare eventuali uova di parassiti in casa. Prendiamo un pezzettino di juta da mettere sul fondo del vaso per evitare che il terriccio perda tutti i nutrienti quando andremo a dare acqua. In questo caso non andrò a mettere uno strato drenante sul fondo per 2 motivi. Il primo motivo è che utilizzerò un sottovaso particolare, praticamente è un vaso un po' più grande, bello da vedere, in cui inserirò il vaso con la pianta e quindi ci sarà un bello spazio tra il vaso con la pianta e il sottovaso, e quindi se diamo troppa acqua questa ha la possibilità di andare tranquillamente, e quindi non abbiamo bisogno di mettere il nostro strato drenante. E il secondo motivo è che tenendo la pianta in casa e poi andando verso l'inverno, quindi ci saranno meno ore di luce in casa, ci saranno 20 gradi circa, la pianta richiederà molta meno acqua che in estate. Adesso mettiamo un pochino di terriccio sul fondo. Io adoro questo terriccio perché è molto leggero, soffice e drenante. Inoltre non contiene la malefica torba. Ma prima di mettere la piantina nel vaso, dobbiamo scegliere quale vogliamo portare in casa, quale varietà, perché ci sono delle varietà che sono un po' più indicate, quelle un po' meno indicate, poi dipende anche la vostra casa, quanto è grande, e tanti fattori. Io ho scelto questa piantina qua perché ha le foglie piccoline, ha i peperoncini piccolini, è compatta però comunque produttiva, i peperoncini hanno un buon gusto, si difendono bene e mi ha dato molte soddisfazioni, quindi voglio portarla all'anno prossimo. Ricordatevi che difficilmente con un chinense si riuscirà a fare questo lavoro, sono un po' più delicate, hanno bisogno di più luce, eccetera, quindi sicuramente io sceglierò un annum. Ci sono molte più probabilità di riuscirci. Scegliamo dunque una piantina sana della specie Annum, facciamo un bel lavoro di pulizia dei rami vecchi, eliminiamo tutte le foglie gialle e diamogli una forma più regolare. Lo scopo è quello di evitare di ritrovarsi dopo un paio di settimane che l'abbiamo portata in casa il pavimento pieno di foglie. Perché se notate, forse dal video non si vede tanto bene, ma molte foglie tendono già ad ingiallirsi, quelle lì la pianta ha già deciso di eliminarle, quindi a breve le farà cadere. Allora noi le togliamo già adesso. Inoltre andiamo ad eliminare tutti quei rami che sono un po' secchi, che sono un po' vecchiotti, magari hanno delle imperfezioni, andiamo a pulirla per bene. E poi ricordatevi di togliere tutti i rami che guardano verso l'interno della pianta, così da sfoltirla bene, perché all'esterno c'è parecchio vento
il vento circola all'interno della pianta e quindi non si vanno a creare muffe, funghi e quant'altro e malattie varie. Ma una volta portata in casa il vento non ci sarà più e quindi ci conviene farla respirare bene. Quindi andiamo a potarla per bene. Arrivati a questo punto vi consiglio di fare un bel lavoro che io non farò perché voglio fare un esperimento, ma lo farò su altre piante, quindi adesso vi faccio vedere come si procede. Inoltre, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, così vi arriveranno le notifiche per i nuovi video e mi aiuterete a crescere ulteriormente e poter portare più materiale. Dunque, la cosa importante da fare adesso è lavare per bene le radici sotto l'acqua corrente. Non preoccupatevi, lavatele abbondantemente. Non c'è pericolo di rovinare le radici. Se si rompono alcune radici esternamente non è un problema. Il fittone, questo qui in mezzo che vedete scendere, sembra un po' una carota, si chiama fittone. Quella è la parte vitale delle radici. Le radici noi le possiamo anche potare, le possiamo tagliare, le possiamo ridurre e col tempo le radici alcune muoiono, alcune marciscono, eccetera. Quindi non è assolutamente un problema, quelle lì le possiamo togliere, eliminare senza problemi. La parte vitale della radice delle piante è il fittone. Se noi andiamo a tagliare una parte del fittone, la pianta muore. Quindi non preoccupatevi, lavate bene la pianta, togliete tutte quelle radici che sono morte, che sono marcite, senza farvi alcun problema. Se non avete la possibilità di farlo sotto l'acqua corrente, fatelo in un contenitore pieno d'acqua. Fatto ciò, spruzzate per bene su tutte le radici abbondantemente olio di neem diluito in acqua. In commercio trovate delle soluzioni già pronte all'uso. Se non volete comprare quelle soluzioni lì, ve lo fate voi. Vi comprate l'olio di neem liquido, è fatto apposta proprio per l'agricoltura. Poi dietro sull'etichetta ci sarà scritto in quante dosi va diluito, eccetera. Lo diluite nell'acqua e date una bella spruzzata alle radici, in maniera da inondarle completamente. In questo modo andremo a proteggere le radici dai parassiti che eventualmente sono rimasti lì, si sono attaccati lì, così da non portarceli in casa. Adesso possiamo posizionare la nostra piantina nel vaso e metterci il nuovo terriccio. Non ho aggiunto perlita al terriccio perché è già bello soffice e drenante. Inoltre in casa non sarà necessario bagnarlo troppo spesso. Bene, fatto ciò possiamo spruzzare l'olio di neem anche sul resto della pianta, foglie sopra e sotto per bene. Portiamola in casa davanti alla finestra. Più è grande e meglio è. Ricordatevi di lasciarla distante dai radiatori. Per evitare comunque gli spiacevoli e antipatici moschini che potrebbero aver depositato le uova nel nuovo terriccio, mettiamo una trappola cromatica. E se avete in casa un gatto dispettoso, vi consiglio di mettere una rete nel vaso, così, in questo modo. Questa è comoda perché è di plastica e potete tagliarla dalla forma che desiderate. In conclusione, oggi abbiamo visto dei sistemi per poter portare una pianta all'interno ed evitare parecchie rogne. Tra un paio di mesi farò un video di aggiornamento per vedere come si è comportata la pianta, se mi ha dato peperoncini freschi, se è andato tutto bene e tutto liscio. Se avete domande o richieste, come sempre lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me questa domenica, vi do appuntamento alla prossima e piccanti saluti! Red Joe.